cercheremo di scoprire, grazie alla richiesta di Fabiola, qual era il piano A di Dio che non prevedeva la morte dell'uomo. Per farlo dovremmo porci una domanda. Perché Dio creò la terra? Perché Dio creò l'uomo? Beh, facendo una piccola riflessione, il principio non è altro che quello che spinge un uomo e una donna a mettere al mondo un figlio, l'amore. Perciò il piano di Dio non era nient'altro che questo. Adamo, come si sta bene qui nell'Eden? Oh Eva, hai ragione. Oggi mi sono così divertito a correre per i prati. Mi sembra che tu te la sia spostata anche a dare la parte della frutta che avevo raccolto per nostro padre. A proposito di papà, prima mi ha detto che più tardi ci insegnerà il rispetto per la vita e come utilizzare al meglio le piante e perfino come fanno a crescere. E quando ci insegnerà a volare? Quando tu avrai imparato a camminare senza inciampare nella coda, Eva. Ecco cosa prevedeva il piano di Dio, la felicità dei suoi figli. Provate a immaginare, l'uomo praticamente era come un neonato e Dio era il genitore che voleva educarlo insegnandogli a fare i primi passi nel mondo. Voleva insegnargli ad amare gli animali, a avere rispetto per tutto il creato. Al posto di arredare una cameretta rendendola un luogo magico per l'arrivo di un figlio, Dio, tra virgolette, arredò il giardino di Eden per l'arrivo della sua creatura. Sono sicura che un genitore può immaginare l'emozione che poteva provare in quel momento. E Dio creò l'uomo con una cosa che lo rendeva unico, la libertà di scelta, così che fosse l'uomo stesso ad essere protagonista della vita e non un automa agli ordini di un padrone. Il piano di Dio non era altro che espandere l'Eden in tutto il mondo, creando così una famiglia che avrebbe regnato nell'amore e nella felicità. Per alcuni potrebbe essere una favoletta sdolcinata, ma io mi sono chiesta, non è in fondo quello che vogliamo da sempre ma che purtroppo non riusciamo ad ottenere? Lui come padre le avrebbe aiutate a gestire questa libertà un po' come il genitore fa con un bambino, ponendo dei limiti e delle regole affinché l'uomo non si sarebbe fatto male. Per chi conosce la storia, vi siete mai chiesti come mai Dio ha limitato all'uomo di mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male? Beh, la risposta sta proprio nel nome dell'albero. L'uomo, in quanto neonato, era in grado di ricevere il latte, non cibo solido. Dio, pur conoscendo il male, non si sarebbe mai fatto contaminare da esso, ma sapeva che per l'uomo neonato non sarebbe stato lo stesso. Il male sarebbe stata una forza superiore che l'uomo non sarebbe mai riuscito a gestire. In fondo non è quello che capita anche al giorno d'oggi. Chi di noi riesce sempre a gestire il bene e il male? L'Eden quindi fu come un palcoscenico in cui si giocò una partita importante. Così Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? E tu che sei? Me la sto prendendo a colpo! Ma no! Possiamo mangiare da tutti gli alberi, tranne da questo che è in mezzo al giardino. Papà ha detto che se lo facciamo moriremo. Ma no, che non morirete. Anzi, Dio sa che se lo farete vi si apriranno gli occhi e sarete come Lui. Avrete la conoscenza di tutto. Beh, in fondo è così un bell'albero. E chissà che buon sapore avrà il frutto. E poi forse conoscerà il modo per volare. Adamo! Tieni, senti che buon sapore questo frutto. Oh oh. E così compresero di essere nudi. Dalla vergogna per ciò che avevano fatto, quando sentirono Dio passeggiare sul faro della sera, si nascosero tra gli alberi. Gli occhi ormai erano aperti, erano stati ingannati, l'impazienza di essere come Dio fu più forte che il fidarsi di Dio. Vi ricorda forse qualcosa? Non è forse come quando noi eravamo piccoli e nonostante ciò che ci dicevano i nostri genitori, porta paletta, la mano sul fuoco ce la volevamo mettere? Si può credere che il libro della Genesi sia letterale
oppure si può credere che sia una favola. Ma la cosa certa, e per alcuni magari può risultare una curiosità, è che ad essere una favola è la mela. In realtà nella Bibbia non è menzionato alcun frutto, è solo un'invenzione umana, tanto per cambiare di origine pagana. Ciò che è interessante è notare come fila liscio il significato che si cela dietro questo racconto. Come ho già detto in un precedente video, non è un caso che Dio a un certo punto si sia presentato a noi come padre. Lo ha fatto affinché comprendessimo il punto, che un padre non farebbe mai, non avrebbe mai voluto il male dei suoi figli. Come tu, se sei genitore, non vorresti mai il male dei tuoi. Dio quindi ha dovuto lasciare andare i suoi figli per la loro strada e con le loro scelte, e non senza dolore. E tu, se sei un genitore, sai cosa intendo, e sai anche che avrebbe fatto di tutto per salvare i suoi figli. Ecco perché, avendo la vista lunga, aveva già in serbo il piano B. E sapete dove si trova il primo indizio di questo piano? Proprio nella Genesi. E lo potremo scoprire la settimana prossima, in un prossimo video, insieme al perché Dio nella sua onniscienza abbia comunque deciso di creare e di permettere la sofferenza. Fatemi sapere poi nei commenti, e se avete domande non esitate a farle, perché per me è solo un piacere provare a rispondere. Vi ringrazio tantissimo per gli iscritti, per alcuni potrebbero essere pochi, ma dato l'argomento che io tratto, per me sono tantissimi. Se andiamo avanti così arriviamo a 50 e mi metterò a fare un balletto sul posto, ma forse è meglio di no. Beh, vi abbraccio tutti e alla settimana prossima! Ma poi perché ho dovuto fare io Eva? Lo vorrei tanto sapere. Ah, guarda, fosse stato per me ti avrei fatto fare il serpente. Ti si addice. Ma che simpaticone. Ma poi guarda cosa ci tocca fare per questi umani. Infatti, senza contare che le crocchette restano le stesse. Vero, fare gli attori non paga. Però il formaggio che ti hanno dato te lo sei sbafato. Perché tu no? Ma io ne meritavo di più perché ho fatto Eva, la parte più lunga. Ah sì? E chi sarebbe a deciderlo? Il copione, l'incitullito. Ma vedi di tappare quel muso che mi stai ammorbando. Ha parlato quello con l'alito ai fiori di pesco. Senti tu. No, tu? No, caro, tu. No, proprio tu. Ciao ragazzi, io sono Chicco. E io sono Spillo. Finalmente abbiamo trovato il modo di vendicarci delle poche crocchette che ci danno. E dei pochi giretti ne vogliamo parlare?